Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video, io sono Rino e oggi parliamo di un argomento scottante che interessa non solo gli addetti ai lavori dell'ambito musicale ma anche i semplici utenti dei social network. Sto parlando dell'accordo tra Meta e SIAE. Non so voi ma io sono stato bombardato da storie di content creator che si lamentavano del fatto che la maggior parte della musica italiana non fosse presente sui social network di proprietà Meta e in questo caso faccio riferimento principalmente a Facebook ed Instagram. È un bene, è un male, ho provato a rifletterci negli ultimi giorni. Sicuramente non sono arrivato ad una conclusione, ma almeno ho fatto una riflessione che è nata partendo da un'email che mi è arrivata qualche giorno fa da SIAE, poiché essendo un autore SIAE ho ricevuto una mail in cui SIAE spiega tutto ciò che sta succedendo. Quindi voglio condividerlo con voi che magari non siete addetti ai lavori o anche se lo siete magari non avete dato molta importanza a questa mail o magari non ancora avete fatto una riflessione su questo argomento. Mi farebbe molto piacere approfondire l'argomento anche qui nei commenti, quindi vi invito a lasciare un commento, una vostra opinione sull'argomento, ne sarei davvero molto felice. Iniziamo subito col dire che ho visto tantissimi video di persone, musicisti super indignati contro SIAE nel dire SIAE è una merda bla bla bla, ma non ho visto nessun video contro Meta e questa già la dice lunga. Io vi spoilerò già dall'inizio che non sono né pro Meta né pro SIAE, poiché per quanto mi riguarda, quando succede qualcosa del genere, quelli che hanno la peggio sono sempre gli artisti. Andiamo a leggere la mail e la riassumiamo nei suoi punti fondamentali. La prima domanda a cui risponde SIAE è: non è che SIAE ha preteso troppi soldi? Meta ha imposto a SIAE una cifra forfettaria nella formula del prendere o lasciare senza fornire dettagli su come fosse calcolata. A questo punto ci troviamo già davanti ad una porta chiusa. Sappiamo benissimo che Facebook, Instagram guadagnano tantissimo dall'utilizzo della musica e ultimamente questa musica è sempre più presente poiché i social sono diventati molto interattivi. Pensate, all'inizio Instagram era semplicemente un social su cui si condividevano foto, adesso banalmente ad una foto si può aggiungere anche un brano. Potete immaginare quindi che l'utilizzo di questo brano permette ad Instagram di intrattenere l'utente per più tempo sulla piattaforma e uguale ricavare più soldi. Da quello che dice SIAE vorrebbe che gli artisti guadagnassero una somma adeguata e proporzionata all'utilizzo che viene fatto della propria musica all'interno dei social network. Il problema in questo caso quindi è la trasparenza. Meta si è rivelata poco trasparente negli accordi, infatti dice SIAE che l'unico dato che si ha a disposizione è il fatturato di Meta del 2022 che corrisponde a ben 116 miliardi di dollari, non 4 spicci per intenderci. Ovviamente non voglio difendere SIAE in questo caso, bisognerebbe capire come è andata la trattativa e se effettivamente anche SIAE ha rispettato tutti i tempi dovuti, ma oggettivamente il fatto che Meta non condivida con le società di collecting gli utili che riesce a fare dall'utilizzo della musica sui social la dice lunga per quanto mi riguarda. La seconda domanda a cui risponde SIAE è: come mai Meta ha fatto accordi con 150 paesi e con SIAE l'accordo non si è trovato? La risposta a questa domanda secondo me è molto interessante perché ci fa capire una cosa importantissima. Guardate, SIAE ci dice tutto questo è successo solo in Italia finora per due motivi. Il primo è che SIAE è la prima società di collecting in Europa che da quando è stata emanata la nuova direttiva europea sul copyright ha avuto il contratto in scadenza con Meta. La stessa situazione potrebbe presentarsi nei prossimi mesi per le altre società di collecting in Europa, non appena i contratti che questi hanno con Meta scadranno. Questa risposta mi ha fatto riflettere tantissimo. Se la situazione è davvero questa, quindi al di là del fattore etico su magari quanto possa essere sincera SIAE all'interno di questa risposta, possiamo ben immaginare che effettivamente in questo caso potrebbe essere un modello che altri paesi copieranno nei prossimi mesi quando arriverà anche a loro la scadenza del contratto. Il secondo punto che tiene a specificare SIAE è che comunque la società Meta non è in buonissime acque, infatti negli ultimi mesi comunque ci sono stati licenziamenti di massa e che lo stesso Zuckerberg sui suoi canali social ufficiali ha pubblicato vari post in cui dichiara appunto questa difficoltà e SIAE si giustifica dicendo: perché SIAE è riuscita a stringere accordi con tutti, YouTube, TikTok, Spotify, eccetera, ma non con Meta? E anche qui si potrebbe parlare per un po' di tempo. Purtroppo non sono riuscito a trovare documenti pubblici che attestassero questo tipo di accordi, anzi se qualcuno di voi sa dove si possano trovare, per favore linkatelo qua nei commenti. Un'altra domanda interessante a cui risponde SIAE è: questa situazione danneggia comunque gli artisti che dite di voler tutelare perché li penalizza sotto l'aspetto della promozione, ed effettivamente anche per gli artisti piccoli il fatto che un brano non sia presente su Instagram,
Facebook. Comunque è un bel problema. SIAE risponde dicendo: ma io ti pago in visibilità, ovvero citando una frase che chi è musicista magari si è sentito dire tantissime volte: no, io non ti pago stasera perché ti pago in visibilità. E ovviamente qua si apre un mega capitolo su cui potremmo parlare per diverse ore. SIAE dice ancora: comprendiamo che l'aspetto promozionale sia fondamentale per un artista, in particolare per gli emergenti, appunto quello che dicevamo poco fa. Il ritorno economico è però una questione non solo di principio, ma anche di natura pratica ed economica. Infatti consiglia a tutti gli autori ed editori di andare sull'app SIAE Plus e vedere quanto effettivamente ammonta il guadagno delle proprie opere che vengono trasmesse appunto sui canali Meta, Instagram e Facebook. Ragazzi, io sono andato a vedere, anzi la apro qui davanti a voi e vi faccio vedere. Questo è quello che ho guadagnato da alcuni brani presenti su Facebook ed Instagram: 3055 ascolti, 5 centesimi di guadagno. Dobbiamo commentare? Vabbè. Anche questa volta SIAE risponde in modo romantico dicendo: Meta non ci ha dato informazioni sul suo business e su quanto guadagna dalla vostra musica. È importante in questa fase non cadere al ricatto del prendere o lasciare. Oggettivamente è così. Una multinazionale così grande è normale che cerchi di imporre il proprio pensiero. Anche in questo caso non sappiamo se la risposta di SIAE è sincera al 100%, ma possiamo dire che il ragionamento fila. L'ultima domanda a cui risponde SIAE è: perché spariscono anche le canzoni non tutelate da SIAE? Ovviamente questo è un problema che è accaduto. Ho amici che hanno brani con Soundreef, che è un'altra società molto importante di collecting in Italia per i non addetti ai lavori, che comunque si sono visti sparire i brani dai social, quando poi non era d'accordo. E giustamente SIAE risponde dicendo che Meta magari ha riscontrato qualche difficoltà nell'identificare quali opere dovesse rimuovere e quali no. Effettivamente ha senso. La conclusione finale è che la verità è che da questa presa di posizione di Meta ci perdono tutti. Arrivati a questo punto, se vogliamo trarre due conclusioni, effettivamente il ragionamento di SIAE fila, ha senso. E per quanto mi riguarda, io sono contento di quello che sta succedendo. Magari sarà un polverone inutile che, come tante altre cose, svanirà nel nulla, ma è importante che queste cose avvengano, soprattutto perché l'utente medio spesso non si rende conto dell'importanza che la musica ha sui social network e soprattutto non si rende conto di tutto il lavoro che c'è dietro alla produzione e alla pubblicazione di un brano e di tutti i diritti che ci sono dietro. I content creator, spesso ignoranti, purtroppo la devo dire questa cosa, subito hanno iniziato ad attaccare SIAE sparando cavolate. Dovremmo forse iniziare a capire l'importanza che la musica ha nella nostra vita? Dovremmo forse iniziare a capire che questa ha un costo? Come ho detto all'inizio del video, io non sono un esperto di marketing musicale, anzi stavo facendo un video che riguardava tutt'altro, produzioni e robe simili, e ho voluto condividere le riflessioni con voi che questa mail di SIAE mi ha fatto fare su un argomento complesso, su un argomento difficile anche per noi artisti, produttori e lavoratori del settore musicale. Mi farebbe piacere scambiare con voi 4 chiacchiere sull'argomento. Lasciate un commento, se il video vi è piaciuto lasciate un like e ovviamente vi invito ad iscrivervi al canale. Noi ci vediamo nel prossimo video, un abbraccio, ciao! Ragazzi, dopo appena qualche giorno da quando ho girato il video ci sono già novità, ovvero Meta ha risposto SIAE dicendo che la trattativa era impossibile poiché era stato richiesto un aumento del 310%. Storia molto complicata, ma adesso sembra che SIAE e Meta si incontreranno il 6 aprile per parlare della questione e cercare di risolvere il problema. Vediamo come andrà a finire, ma già il fatto che si possa parlare di questo argomento, io credo che si tratti di un qualcosa di davvero molto interessante.